what I have written the day before and begin to try to move it. I say, I'll just move it one sentence. And as soon as I move it one sentence, I move it two sentences, and three sentences, and then four sentences, and then 3 pages, and then 5 pages, and then it's time for lunch. Però quando rilegge il frutto di queste giornate apparentemente fruttuose, in realtà comincia a leggere e poi si accorge di aver scritto forse di più di quanto scrive ispirato, e si accorge che praticamente esaurisce la mattinata semplicemente leggendo quello che aveva già scritto il giorno prima. And I take the weekends off. I work 5 days a week. Ok, dice che lui si prende un weekend di riposo, lavora 5 giorni a settimana. Yeah. It's hard work, but when people talk about how hard writing is, I've done hard work, and writing is hard, but I love it. It's a different sort of kind of work. Perché diceva che la scrittura ovviamente è un lavoro pesante, difficile, però che non è quello che, cioè, come dice la gente, un lavoro duro che si fa molto volentieri. Lui ama quello che fa, anche se sa che è complicato. And you hear about people how much they suffer for their art. Ok, avete sentito parlare della sofferenza dell'artista? Fuck that. Sono I'm in here to enjoy myself and to have fun and to have the reader have fun. But I don't think about the reader at all when I write. Dice che giustamente lui si diverte mentre scrive e che anche il lettore si deve divertire quando legge, anche se in realtà lui quando scrive non è che pensa a come il lettore recepirà quello che lui sta scrivendo. Because then you begin to worry about what the reader's thinking. Anche perché sennò poi cominci a farti problemi su cosa il lettore penserà di quello che tu hai scritto. You're worried about offending grandma or your Uncle Bill. Cominci a pensare appunto a questa persona o all'altra, che cosa potrebbe pensare appunto alla nonna, allo zio. I write like everybody I know is dead. Io scrivo come se tutti gli altri fossero morti, scrivo per me. Because then you're truer to yourself. Perché appunto devi concentrarti su quello che tu vuoi. And then when you finish, you hope like hell people like it. E poi quando hai finito speri disperatamente che gli altri apprezzino quello che fai. But in the act of creation, you cannot be thinking about that. Ma durante l'atto della creazione non puoi pensare al giudizio degli altri. I see no separation in it anymore. I've been doing it 47 years this fall. Dice che ormai essendo di 40 anni che fa questo tipo di attività, per cui non le vede come cose separate, le vede come un insieme del tutto. If you separate your life from the martial arts, then you're not doing the martial arts. Se tu separi la tua vita dalle arti marziali, allora significa che poi non puoi più praticarle. You're doing exercises. Fai ginnastica. They're different. Yeah. But it can be swimming, it can be tennis, it can be anything that allows you to have that kind of release and that kind of focus that you can then turn to writing. You learn from everything you do to make yourself a better writer, and you learn from everything you do to make yourself a better swimmer, martial arts or whatever, if you allow yourself to be open to those experiences. Ovviamente questo non vale solamente per le arti marziali, vale per qualsiasi cosa uno voglia fare, che sia nuoto, che sia qualcos'altro. Bisogna semplicemente lasciarsi andare ed avere una mentalità aperta, di modo che ogni cosa che facciamo sia per noi un insegnamento che migliori sia la cosa in sé, sia qualcos'altro che può essere per esempio la scrittura. I'm sure some of the other writers that have spoken to you have been able to give you greater pearls of wisdom than I have. Sicuramente magari altri scrittori che vi hanno parlato vi hanno potuto dare consigli più grandi di quelli che vi sto dando io adesso. But I believe that you're your own pearl of wisdom. And the problem is that most people don't realize that. Però penso che ognuno debba cercare i propri punti deboli, le proprie forze, e il problema della maggior parte delle persone è che non riescono a elaborare questo processo. You have to let go, and you have to find, there's that whole thing about finding yourself, which is kind of a cliche, but there's a certain truth to that. You have to find your own voice. Devi lasciarti andare, devi trovare te stesso in qualche modo, che è una cosa scontata, però c'è del vero in questo, devi in qualche modo lasciare che la tua vera voce riesca a uscire. You're born with it and you have it, but as soon as you're born you start wrapping it in a cocoon. Tu nasci con questa cosa e tutti ce l'abbiamo, il problema è che man mano crescendo la seppelliamo, la chiudiamo incelottandola, il problema è lasciarla uscire fuori veramente. At some point you have to break open the cocoon and become the butterfly. Devi schiudere il bozzolo dentro cui si tiene chiuso e diventare una farfalla. But not every butterfly looks the same. E non tutte le farfalle sono uguali, ovviamente.
Io volevo chiedere una cosa, credo che c'entri sempre con questo fatto di distaccarsi da quello che uno scrive. Mi spiace non avere di tanti, volevo sapere se lui ha un metodo suo per correggere quello che scrive. Perché per esempio proprio il problema, anche se passa del tempo, spesso di non riuscire a correggere nemmeno gli errori di grammatica, perché scrivendo molto di getto mi sembra comunque di non riuscire più dopo anche di non fare una correzione, perché non credo di poterla esprimere dopo come la esprimevo mentre la scrivevo. He asked you if you have a method to polish and correct what you are writing, because she said that she has some difficulty in correct the things she writes, especially sometimes as fast, because she thinks that she can express what she wanted to express in a better way at the time has passed. This is, not a perfect answer, but I just look at it and read it aloud and see if it sucks. Non c'è ovviamente una risposta perfetta. Lui prova a recitare a voce alta quello che ha scritto e vedere se suona bene o se fa schifo. If you can't read it aloud and it doesn't seem natural when you read it aloud, it probably isn't right. Se puoi recitare a voce alta e sentire che è giusto, che è naturale, allora vuol dire che va bene. Esatto. Not all fiction is meant to be read aloud. Ovviamente questo non vale per tutti i tipi di lavoro, perché ci sono dei tipi di scrittura che non sono fatti per essere letti But recitati. the fiction I like, and what I consider the best fiction, can be read aloud. Però appunto il tipo di narrazione che lui predilige, che ama, è proprio quella che può essere letta. And it sounds natural. E deve suonare quindi. I always use that when I feel like that. And another thing too is I always use that method when I'm a little uncomfortable with something. I read it aloud. Questo lo uso anche per esempio quando sono un po' confuso o poco convinto da quello che sto scrivendo. Cerco di leggerlo sempre a voce alta. And here's the Lansdale secret. E c'è questo piccolo segreto. Is when you're proofing your work, reading it over to see if it's right. Quando stai leggendo a voce alta comunque il tuo lavoro, cercando di fare un test per vedere se funziona. And you keep coming back to something and rereading it. E torni indietro in un punto e lo rileggi continuamente. And you just keep feeling like it's not right. E continui a sentire che non è giusto, non funziona. But it looks good. Però sembra che funzioni, sembra You can't see what's wrong with it. non capisci cosa ci sia di sbagliato. Cut it. There's something wrong with it, or you wouldn't keep coming back to that piece. Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato, anche se non riesci a percepire, e comunque se non tornerai sempre a fissarti su quello. And when you've written this beautiful sentence or this beautiful paragraph that you just keep coming back to. È come se quando senti che hai scritto una cosa bellissima che sempre ritorna, Shoot it in the head. forse non è tanto bello. Because even if it is beautiful, if you keep coming back to it, then somehow it's not within context. Anche se sembra una cosa bellissima, una cosa più bella che tu abbia scritto, ma comunque ti ritorna sempre in mente, torni sempre su quel punto, forse quantomeno è bella insieme, ma non va molto bene col contesto del The language should be poetic, but it shouldn't be consciously poetic. Il linguaggio deve essere poetico, ma non così strutturalmente e consciamente poetico.